Benvenuti ad ATH. Oggi siamo qui con Cesare Augusto, un puledro di 3 anni che è in addestramento da noi, su cui abbiamo un progetto in corso, ovvero stiamo cercando di addestrare Cesare Augusto con le sue tempistiche. Abbiamo iniziato l'anno scorso, abbiamo fatto un mese di lavoro con lui quando aveva poco più di 2 anni per potergli dare le prime cure, la prima pareggiatura, in quanto lui viene da un branco di cavalli che vive liberi, selvaggi, nei monti della Lessinia qua a Verona, per cui l'abbiamo preso, che sostanzialmente non era mai stato maneggiato da nessun essere umano se non dall'allevatore il giorno della nascita, e abbiamo iniziato questo percorso con lui. Dopo il primo mese di lavoro è tornato nel suo branco e poi a distanza di 6 mesi, quando è stato pronto fisicamente per un lavoro completo, è ritornato qui da noi. Adesso da gennaio lui sta lavorando con noi, siamo ormai a fine marzo e dopo 3 mesi di preparazione sia fisica che mentale, oggi siamo arrivati al primo giorno di salita in sella. Abbiamo aspettato, come abbiamo detto, i suoi tempi, i tempi che lui ci ha chiesto, quindi non siamo andati con la fretta di preparare un cavallo entro un tot di tempo. Perciò le tempistiche di preparazione ce le ha dette lui e noi oggi siamo qui a salire in sella perché è il momento giusto per lui. Prima di iniziare questo video abbiamo fatto la ripetizione di tutti gli esercizi da terra, per cui Cesare ha ripetuto tutti gli esercizi del metodo da terra, e adesso vedremo cosa dobbiamo fare per procedere a una corretta prima salita in sella. È un momento fondamentale della vita del cavallo. Se noi sbagliamo la prima salita in sella possiamo creare dei disturbi, possiamo creare dei vizi, dei problemi. Se vi ricordate il video di Giove, quello potrebbe essere un problema che nasce proprio dalla prima salita in sella. Per cui ci sono diverse accortezze che dobbiamo seguire. Chiaramente, prima di tutto deve esserci che il cavallo deve saper fare bene tutti gli esercizi da terra del metodo. In più, vedete, oggi stiamo montando un Bosal per il controllo della direzione, per cui il cavallo deve poter rispondere in maniera leggera, con la minima pressione, alle richieste del Bosal. Quindi in flessione a destra e a sinistra. Inoltre, esercizio molto importante, chiaramente deve essere già desensibilizzato, razionalizzato alla sella. Ok, vedete che non abbiamo grosse problematiche, ormai è già una settimana che mette la sella durante il lavoro quotidiano, quindi ormai ha accettato lo strumento in tutte le sue parti. Mentre prima di salire, nel vero senso della parola, dobbiamo assicurarci che il cavallo sia collegato. Cosa significa? Significa che sia in grado di seguire la direzione del suo naso. È estremamente importante che il cavallo segua la direzione del suo naso. Per fare questo cosa facciamo? Chiediamo al cavallo una flessione e, utilizzando la staffa interna come se fosse la nostra gamba, gli chiediamo di avanzare. Il cavallo deve poter camminare in cerchio attorno a noi. In questo momento lui sta tenendo bloccato l'anteriore sinistro, non va bene, deve poterlo muovere. Riproviamo, voce, e uso la staffa come fosse la gamba interna. Ok, avete visto che ha sbloccato l'anteriore interno. Riproviamo. Prima di poter prendere il controllo della direzione da sella, il cavallo deve poter fare comodamente questo esercizio. Vedete, io come cavaliere praticamente non mi devo spostare, il cavallo mi deve camminare in cerchio, e tanto più fluido sarà nel movimento, tanto più controllo io avrò poi da sella. Adesso qui cerca di anticiparmi, lo attendo un attimo, perché questi sono esercizi che negli ultimi 2 giorni stiamo facendo, quindi lui prova ad anticipare la mia richiesta. Cerco di non aver fretta e lo aspetto. Ok, bene, mi ha messo un po' di resistenza sul Bosal, lo richiamo, lo richiamo, lo richiamo.
Ok, lato destro è sempre il più complicato per lui. Voce, ok, un po' di staffa, voce, bene. Questo è un esercizio che dovrà ancora sviluppare, vedete che non è ancora finito perfettamente. Ok, molto bene. Infatti l'errore a mio avviso che si fa più spesso è quello di salire in sella e subito cercare di muovere il cavallo. Io invece cercherei di dividere i momenti. Salita in sella, se proprio vogliamo 1 o 2 passi, lasciamo che il cavallo rifletta e eventualmente il giorno dopo possiamo cominciare a chiedere qualcosa di più. Proviamo a rivedere un attimo qua a sinistra, staffa interna, vedete che mi blocca un po' l'anteriore interno, per cui staffa, ok, bene, molto bene. Irrigidisce un pelino sul naso, quindi lo richiamo, bene. Dobbiamo aspettarci di tutto nella prima salita in sella. Potrebbe non succedere niente come succedere qualsiasi cosa. Ok, se abbiamo preparato il nostro puledro sicuramente ci ritroveremo minori probabilità di una difesa. Tutto dipende dal lavoro che viene fatto. Ok, vedete che qua stava cercando di muoversi di sua iniziativa, io l'ho corretto flettendo in modo che il puledro ricordi che questa flessione voglia dire stop, fermati, perché questo mi servirà poi in sella. Cominciamo ora a pensare alla nostra salita. La divideremo in tante piccole fasi. La prima fase che andremo ad affrontare sarà il fatto di essere vicino al nostro puledro, controllo del naso e mi muovo facendo dei piccoli saltini. Ok? Dobbiamo vedere che il nostro puledro sia tranquillo in questa fase. Chiaramente, come sempre, lavoriamo a destra e a sinistra. Ok, pelino di tensione qui. Ok, dopodiché cominciamo a dividere la nostra salita. Quindi, prima di tutto, testa sempre piegata, infilo il piede nella staffa. Ok? Provo a girarmi, per quanto la posizione difficilmente rimarrà quella sua, ma proviamo. Ci assicuriamo chiaramente che il sottopancia sia stretto, infatti qui ci manca un buco, quindi stringiamo di un altro buco il sottopancia. Dovendo stringere ora il sottopancia abbiamo un cambio di situazione. Ogni volta che c'è un cambio di situazione cerchiamo di fare in modo che il cavallo se ne renda consapevole e ne prenda atto, per cui una volta che abbiamo stretto il sottopancia gli diamo la direzione e gli permettiamo di muoversi a tutte le andature. Oh. In modo che il cavallo così si sia abituato alla nuova situazione. Oh. Non continuate il lavoro nel momento in cui avete cambiato una qualsiasi cosa nel vostro equipaggiamento, nella vostra posizione, nel vostro modo di lavorare. Ok, ora che abbiamo fatto accettare questa nuova situazione, riporto il naso nella mia direzione, piede nella staffa, tocco il fianco del cavallo. Il cavallo non si deve muovere solo perché con la punta del piede io lo tocco, quindi deve abituarsi che se tocco in salita il fianco non si deve muovere. Comincio a fare dei saltelli, vedo che è tranquillo, mi resiste al bosa, lo richiamo, riprovo i saltelli. Bene, il momento è molto delicato, carico il peso. Ok, lo vedo tranquillo e scendo, accarezzo. Di nuovo, non possiamo sapere quello che succede, per cui dobbiamo essere preparati.
leggere i segnali del puledro. Perfetto, testa sempre girata per il controllo, carico il peso, appoggio una gamba sulla groppa, mi aspetto che sia tranquillo e scendo. Bene, lasciamolo un attimo riflettere sulla situazione. Di nuovo, testa, movimento, piede, tocco, carico, gamba, con una mano simulo l'altra gamba, sono ancora in tempo per scendere, tocco dalla parte opposta, mi assicuro che non ci siano reazioni e scendo. Bene, rimettiamo in controllo il naso, ok, ci rimettiamo comodi per la camera finché possiamo, perché poi quando saremo in sella non potremo più aggiustare la posizione. Saltelli, piede, tocco il fianco, carico il peso, appoggio la gamba, leggera tensione, attendo, ok, segno di rilassamento, non forziamo i tempi, ogni volta che vediamo una possibile reazione, vedete un segnale di relax, ci fermiamo, risistemiamo la sella e riproviamo. È un giorno speciale per Cesare oggi. Perfetto. Ancora leggera reazione. Sicuramente il peso di una persona sulla schiena è qualcosa di nuovo per lui. Riproviamo. Naso, saltello, piede, peso, groppa, scavalco, siedo. Cerchiamo di tenere il controllo del naso. Attendiamo che si rilassi. Controllo del naso. Vedete che la mia gamba destra è fuori dalla staffa. Se necessario sono pronto a scendere al volo. Attendiamo un segnale di relax. Ok, vedete che il naso girato mi permette di controllare la situazione. Devo fargli percepire la mia tranquillità, non devo sentire tensione da parte mia, per quanto io mi stia aspettando qualsiasi cosa, ma non deve percepire la mia tensione. Controllo del naso sempre. Stanno usando i miei piedi, situazione nuova per lui, è tutto nuovo. Mi ha già visto da sopra mentre facevo del ponying con lui, ovvero con un altro cavallo mi sono avvicinato a lui e stando in sella all'altro cavallo mi sono fatto vedere sopra di lui, in modo che lui accettasse già la presenza della mia figura sopra. Chiaramente questi lavori fateli sempre in un'area tranquilla dove non ci sia la possibilità di essere disturbati, rumori improvvisi, particolari. Ok, ora da là probabilmente non siete riusciti a vedere, però ho visto ha masticato, c'è stato un segnale di relax per un attimo, quindi provo a dargli lo stacco. Ripeto la procedura al contrario. Ok, e discendo. Proviamo dalla parte opposta.
Ok, avete visto che ha di nuovo masticato. Molto bene. Prendiamo controllo del naso. Saltelli. Ok. Piede nella staffa. Tocco il fianco. Carico il peso. Ok. Scendo. Di nuovo, controllo del naso. Saltello, piede nella staffa, carico il peso, gamba sulla groppa. Bene, simulo l'altra gamba. Ok, ridiscendo. Molto bene. Il frutto di un buon lavoro fatto prima ci permette di ridurre al massimo le probabilità di un incidente, di una reazione, ma non le tolgono del tutto. È pur sempre un'esperienza nuova per il cavallo. Aspettiamo che si tranquillizzi. Ok, gamba, scavalco, siedo e attendiamo che si rilassi. Controllo del naso, controllo. Ok, un bel sospiro. Ripetiamo l'azione al contrario e ridiscendo. Molto bene. La tensione per lui è palpabile, è sicuramente qualcosa di nuovo. Riproviamo da sinistra. Stavolta gli chiederemo giusto un paio di passi e basta. Salita, groppa, scavalco, controllo del naso. Ok, provo lo stesso esercizio di prima, gamba interna. Ok, qualche passo, molto bene. Ora provo a flettere dalla parte opposta. Benissimo. E riprovo lo stesso esercizio, gamba interna, controllo del naso. Molto bene. Qui c'è stata molta più tensione da parte sua. Riprovo il movimento, gamba interna. Ok, già più rilassato. E fletto di nuovo. Ok, qui nel cambio di lato ho avuto un attimo di reazione. Fondamentale aver lavorato bene sul controllo del naso qui. E fletto. Fletto. Fletto, non ho fretta di partire. Voglio che accetti la mia presenza. Fletto. Fletto. Siamo in attesa di un suo segnale di relax che ci faccia capire che ha accettato la situazione. Sto utilizzando un Bosal e non un'imboccatura perché nel nostro metodo l'idea è di partire sempre con un Bosal e poi associare un filetto in un secondo momento, quando i comandi sono già stati capiti, in modo da lasciare la bocca più libera possibile e spostare i comandi quando già c'è un'idea di base.
Ok, avete visto che comincia a guardarsi in giro, vuol dire che pian piano sta cedendo l'idea di una possibile paura. Sta cominciando a guardarsi in giro, quindi sta trovando una normalità nella situazione. Ma noi manteniamo comunque il controllo del naso. Può capitare qualsiasi cosa in qualunque momento. Ok, cessione dell'incollatura, buon segnale. Buon segnale. Ok. Grosso sospiro, altro segnale di relax. Direi che è un ottimo momento questo per trovare una discesa. Controllo del naso, mi preparo, qui vedo una piccola reazione, attendo, ok, e scendo. Bene, se riuscite a vedere quanto ha sudato Cesare in questo momento, questa è tutta tensione, eccolo lì, segnale di relax. Tutta tensione di una situazione nuova che però gli abbiamo fatto accettare in maniera molto graduale, pezzo per pezzo, in modo che il cavallo ne possa assaporare ogni momento. In questo modo da domani, quando cominceremo a salire, ripeteremo continuamente questo schema finché per il cavallo non diventerà un'abitudine, non diventerà una cosa normalissima vedere un cavaliere salire da destra e da sinistra, non importa, il cavaliere può salire da qualunque parte e avete visto che i primi passi che ha fatto li ha fatti comunque non in tensione, non in voglia di fuga, ma cercando di capire e di mettere insieme tutto quello che gli abbiamo insegnato fino ad oggi. Quindi un ottimo, direi, primo giorno per Cesare Augusto, una buona esperienza che si porterà avanti poi per tutta la vita, perché un buon inizio è tutto, sotto ogni punto di vista. Perciò da domani continueremo con questo tipo di lavori senza forzare e aspettando le tempistiche che Cesare ci dirà. Intanto per oggi, per la prima salita in sella, questo è tutto da Amedeo e da Cesare Augusto. Ci vediamo al prossimo video.